Well, guys, and now we just make a short recap about what we told uh, about countable and uncountable nouns. So, countable nouns have a plural and a singular form, quindi hanno una forma sia singolare che plurale. When we use them in singular form, quando li usiamo al singolare, dobbiamo sempre ricordarci di accompagnarli con l'articolo indefinito, cioè l'articolo indeterminativo corrispondente. We remember that in English we have two indefinite articles, a, an. We use an with names starting in consonant. We use an with names starting in vowels. In this case, kiwi fruit starts with a consonant, so I will say a kiwi fruit, se è singolare, but if I have more kiwi fruits, I will say some kiwi fruits in positive sentences, and I will say any kiwi fruits in interrogative sentences. Okay, so I have a kiwi fruits, ho un kiwi. I have some kiwi fruits, ho dei kiwi. Are there any kiwi fruits? Ci sono dei kiwi? Oppure there aren't any kiwi fruits. Non ci sono dei kiwi. Bene. Vediamo. Candies is the same. We have a singular form, so a candy, oppure some candies, oppure any candies. Really good. Biscuits. We have a singular form, a biscuit, or some biscuits, or any biscuits. Really good. Tomato. I can say a tomato, un pomodoro. Quindi così, facciamo l'esempio. Questo pomodoro è un po' vecchio. Vediamo se ce n'è uno più nuovo. Questo è meglio, più liscio. It's smoothie. Ok, a tomato. Per esempio, se voglio dire c'è un pomodoro sul mio tavolo, dirò... L'avete detto? Bravissimi. There's a tomato on my table. Se invece voglio chiedere ci sono dei pomodori sul mio tavolo, come dirò? Dirò... La forma interrogativa devo usare, ricordiamoci, e quindi dirò, l'avete detto? Io spero di sì. Are there any, perché interrogativa, tomatoes on my table, and so on. Se voglio dire non ci sono più pomodori sul mio tavolo, dirò there, quindi negativa, there aren't any tomatoes on my table. È un po', insomma, questo è il ragionamento che dovete fare. Pensate, magari immaginate le cose and practice your English grammar. And we try the same with uncountable nouns. Quindi gli uncountable nouns, invece, hanno soltanto una forma singolare. They have just a singular form and they don't have a plural. Non hanno il plurale. Alla forma singolare, in ogni caso, non possiamo mai trovarli con gli indefinite articles. Quindi non usano mai né a né an. Che cosa voglio dire? Voglio dire che per esempio, rice, io non potrò mai dire a rice. It doesn't exist. It is impossible. It's impossible. I will say some rice, del riso. Quindi se voglio dire c'è del riso sul mio tavolo, I will say come. L'avete detto? Io spero di sì, anche perché non lo trovo. Eccolo qua. There's some rice on my table. There's some rice on my table. Some rice. Se voglio dire invece non c'è del riso, come dirò? I change, I switch into negative form and I will say there isn't any rice on my table. There isn't any rice on my table, ok? E se vi chiedo, is there any rice on my table? Come mi rispondete? Is there any rice on my table? Yes or no? Avete risposto yes, there's? I hope so. It's the same with milk. It has just a singular form, so it's an uncountable noun, quindi è un uncountable perché ha solo la forma singolare e funziona nello stesso modo. It's the same with salt. It's the same with sugar, it's the same with jam. Questa è soltanto una lista di alcuni nomi uncountable, però li potete dedurre da soli gli altri. Basta insomma considerare che questi nomi non hanno il plurale, va bene? Ok, so that's about countable and uncountable nouns. Anyway, we'll be back on this lesson in the next lesson, quindi magari ne parleremo un po' di più nelle prossime lezioni. And now we just have also a brief recap about some and any, just to be sure, per essere sicuri di aver
rafforzato la nostra English grammar. So we get back to our words and we say that we use some, that is a quantifier, and it's used when I can't specify a number or amount, so when I don't know the exact amount, quando non conosco l'esatta quantità di qualcosa, io uso some e lo utilizzo nelle affirmative sentences, quindi nelle frasi affermative, sorry about my phone, and in interrogative sentences e nelle frasi interrogative soltanto quando voglio fare delle offerte, just when I want to make a request. Ok, for example, se io volessi fare qui una richiesta, chiederei a Mr. Beer, Mr. Beer, can I bring some biscuits? Vedete, sto usando some perché sto chiedendo a Mr. Beer se posso prendere dei biscotti, ok? Ma se io voglio dire, ci sono dei biscotti sul tavolo, Mr. Beer, quindi se voglio fare la domanda a Mr. Beer e gli voglio chiedere se ci sono dei biscotti sul suo tavolo, come gli chiederò? Gli chiederò sempre, are there any biscuits? Perché sto facendo una domanda circa i biscotti, se ci sono o non ci sono sul tavolo, ok? That's just a bit different. Ma comunque, come vi ho detto, ci ritorneremo e vediamo invece come funziona any. Any is also a quantifier and we use it in negative and interrogative sentences. And we have here some example. For example, there aren't any markers on my table. Non ci sono dei pennarelli sul mio tavolo. Markers is a countable noun, vedete ha un plurale. Oppure there isn't any milk on my table. Milk is an uncountable noun because it hasn't got a plural form, perché non ha un plurale. And it's the same with interrogative forms. Are there any markers on my table? Yes, there are. No, there aren't. Or is it there any milk on my table? Yes, there is. No, there isn't. Well, guys, for today we finished. See you soon.